dalla consegna, quindi poi dall'immatricolazione, da quando prende il veicolo fisicamente, quindi tu di fatto è un veicolo usato. Ragazzi, buongiorno, eccoci qua. Guardate, è uscito anche il sole, fortunatamente, dopo 2 giorni di pioggia. Siamo qui con Filippo e Manuela, che sono gli ospitanti di questa bellissima riunione Seven Project che ci ha accolto qui a Montecatini Terme, ok? A parte che sono 2 amici, vi volevo far dire 2 cose perché il centro è veramente molto bello, molto caratteristico. Ragazzi, sembra quasi un agriturismo. Come vi è venuta in mente questa idea, diciamo, di ottenere una struttura così particolare che vi consiglio di venire a visitare assolutamente? Manuela, diccelo te, dai. Visto che sei un po' più partecipe, vai. Come ci è venuto in mente? Siamo da tanti anni nel settore e ci siamo buttati a capofitto per fare un qualcosa di diverso, non il solito capannone un po' anonimo, un po' chiuso, un po', quindi il camper va vissuto all'aria aperta e meglio di così non si può sempre migliorare, ma così sono effettivamente all'aria aperta. Sì, devo dire che tra l'altro qui vicino voi avete anche una struttura che permette un po' la sosta dei veicoli, diciamo più o meno diciamo in funzione della stagionalità, ecco, esatto, sicuramente. Esatto. E poi la struttura invece, la struttura che vedete voi, di cui vi sto mettendo delle immagini, è veramente molto particolare perché è molto, vi ripeto, sembra veramente una cascina ristrutturata. Effettivamente lo è stata, è stato ristrutturato negli ultimi anni e era effettivamente una cascina. Quali sono? Allora, vi presento anche Filippo, che invece si occupa della parte tecnica ed è diciamo appunto responsabile officina. Trattate praticamente tutti i marchi, diciamo la vendita è di alcuni marchi, mi sembra Pilot, Challenger, LMC, Caravelair. Ok, quindi anche il settore roulotte. Tu Filippo, abbiamo fatto anche un video, un live, una diretta con Filippo relativamente alle caravan, perché lui è un appassionato di caravan e si occupa principalmente anche di quello, esatto. E quindi tu invece ti occupi della parte, soprattutto la parte tecnica. Sì, più tecnica, un po' anche di quella commerciale, però prevalentemente di quella tecnica, quindi si parte dall'installazione dei vari accessori alla progettazione di impianti elettrici a misura del cliente e spiegazione in base alle esigenze del cliente appunto di adottare uno o l'altro impianto o uno o l'altro accessorio. Diciamo che la nostra mission dovrebbe anche essere quella un po' di consulenti, oltre forse che la prima mission è quella, cioè siamo più consulenti e venditori, poi diventiamo venditori o professionisti appunto tecnici dopo. In realtà qua siamo in presenza, come nel nostro caso, anche di appassionati, perché Filippo ha la roulotte, è un appassionato di roulotte, voi avete camper. In questo momento abbiamo il camper, ma siamo partiti dalla tenda, la caravan. Carro armato che state vedendo, che avete utilizzato quest'oggi, ho fatto delle riprese e quindi insomma qui ragazzi potete trovare veramente, se passate per Montecatini, tra l'altro è una splendida città perché è veramente particolarissima, quindi se passate per Montecatini, Termi o non Termi, venite a trovare i pionieri, Manuela, Filippo e anche Marco sopra, che insomma vi sapranno sicuramente indicare, potete stare un pochino con loro, chiacchierare, comprare qualcosa sul market, perché avete praticamente tutto, sia market sia... Sì. Perfetto. E Montecatini Terme dal 2021 è patrimonio dell'UNESCO. E non mi sembra strano, anzi le strutture architettoniche delle terme sono qualcosa di assolutamente eccezionale, veramente. Purtroppo in uno stato di degrado, questo è un tasto dolente che ho trattato appunto nel video, ma veramente venite a vederlo perché ne vale assolutamente la pena. Ok, noi rientriamo dentro con nuovi accessori che vengono presentati in esclusiva per noi Seven Project. Il tampone di fine corsa e viene installata la sospensione appunto soltanto proprio il punto di fissaggio inferiore. Siamo qui con Roberto Zammito della ditta Zamitech, ci presenterà 2-3 prodotti che sono veramente molto interessanti. Stiamo trattando di antifurti, ma che hanno una caratteristica un po' particolare, in esclusiva per il Seven Project. Allora,
Roberto, innanzitutto buongiorno, grazie mille per essere arrivato qui da noi e noi siamo interessati io personalmente a un tipo di prodotto che ritengo molto interessante, molto particolare. Facci un attimo capire di che cosa si tratta. Parliamo di un antifurto digitale che non fa interruzioni di cavi, perciò lui si collega in parallelo alla linea CAN, perciò tu con 4 fili, parliamo di IGLA 231, il base, parliamo di il modello base di IGLA, gli fai inibizione motore, antirapina, perciò il blocco motore in avviamento, e fai il blocca cambio e impedisci l'accesso in qualsiasi zona, centralina, OBD, radar, alla duplicazione o all'avviamento del mezzo. Parliamo di qualsiasi tipo di mezzo, che è con la linea CAN, perciò partiamo già dal 2006 in poi. Quindi i veicoli che hanno sostanzialmente la linea CAN che comanda poi diciamo tutti quanti le frecce, la luceria, eccetera, eccetera. Quindi si va a intercettare la linea CAN in qualsiasi punto, mi dicevi. Sì, allora l'importante, noi ti diciamo quali cavi, quella linea CAN va presa, tu la puoi prendere in qualsiasi punto dell'autovettura. Lui non è che mette in corto la CAN come tanti nostri prodotti concorrenti, no, lui dialoga con la BCN, scrive lo stesso protocollo della macchina. Allora la BCN aspetta il consenso di IGLA per dare il via all'avviamento dell'autovettura. Okay, perfetto, fammi vedere un attimo di che cosa si tratta proprio fisicamente. Questo è IGLA 231, diciamo che è il prodotto più piccolo che c'è in commercio. Parliamo di questo piccolo prodottino. Praticamente microscopico. Non emette segnali, non lo puoi rintracciare, non lo puoi oscurare, non puoi fare niente. Quindi la cosa più interessante è che non può essere rintracciato da nessuno scanner, no, né codificato in nessun modo. No, non puoi clonarlo. Quindi è come se fosse inesistente. Bravissimo, sì. Si nasconde molto bene nei cablaggi, perciò per qualsiasi lato diventa molto complicato trovarlo. L'unico modo per rubare la macchina, dico io, può essere solo l'installatore che te l'ha montato. Certo. Che non lo può fare nessuno. E quindi questo, diciamo, quali sono le funzioni, oltre a non mettere in moto, a non consentire la messa in moto con la macchina dell'autoveicolo, in questo caso del camper, sì. ovviamente. Lui stiamo parlando sempre di IGLA 231, ti fa anche l'antirapina. L'antirapina di IGLA è un'antirapina diverso dai classici perché lui legge l'apertura porta. Perciò il ladro, ti può anche richiedere la pastiglietta, perché IGLA ha il suo trasponderino, ti la puoi anche dare. Cioè funziona fondamentalmente con un transponder, cioè quando io mi avvicino al veicolo e ho il mio transponder, lui ti riconosce, la macchina si avvia senza bisogno di niente. Oppure hai il codice dei tasti, un codice che imposti tu, sequenziale da 3 a 14 sequenze. Oppure puoi scaricarti un'app che ti fa come chiave di presenza, o c'è una card ancora per come sblocca. Quindi sostanzialmente ci sono 4 modi per mettere in moto la macchina, e poi anche eventualmente interagire mediante un'applicazione e poter intervenire sull'antifurto anche da remoto. Sì, sì. Naturalmente da remoto puoi interagire abbinando il GPS di IGLA. Anche lui si collega con la linea CAN, la stessa che è collegato a IGLA 231, il base. Praticamente è piccolo, quasi leggermente più grandino, ma quasi molto, molto discreto. Sì, sì. Pure se lui non è un allarme, perché abbiamo un modello che fa anche allarme sonoro, però ti segnala le aperture porte, il tentato avviamento, ti manda subito l'allarme tramite telefono, tramite chiamata, tramite notifica, vedi i percorsi, lo storico dei percorsi, accensioni e spegnimenti, ti fa tempo reale la macchina, ha la triangolazione tramite antenne fisse, che vorrebbe dire ponte radio, perciò è anti-jammer. Puoi mettere la macchina, l'autovettura in modalità service, capita tante volte, la lasciamo al lavaggio, al parcheggiatore, ti vuoi le chiavi. Lasci le chiavi, noi dai il transponder, metti in modalità service, la macchina si può muovere stando sotto i 50 km/h. Appena li supera, appena si ferma, la macchina si blocca. Certo, quindi diciamo è una sicurezza assolutamente interessante. Sì. Allora, IGLA Arma, che è leggermente più grande di IGLA 231. E questo sarebbe il terzo prodotto, diciamo. Questo sì, questo è IGLA Alarm. Quindi IGLA 231, IGLA GPS, IGLA Alarm. Alarm è il terzo prodotto che... Sì, IGLA Alarm
in più rispetto ai grado 231 è un allarme sonoro che fa perimetrale, sollevamento, urto e traino e inclinazione. Quindi, ok. Tutte le notifiche, tutti i scatti di allarme vengono trasmessi sempre tramite linea CAN al GPS. Il GPS comunica con l'app, o chiamata telefonica o notifica. Quindi associando IGLA Alarm e IGLA GPS noi praticamente abbiamo un controllo totale Sì. della vettura. E mi dicevi, ti sfido Sì. a, Allora a qua- rubare un'autovettura. Noi scriviamo, È c'è scritto praticamente 0 possibile. fonti 10 anni, ma non l'ho detto Ok. io, perché noi l'abbiamo da 2 o 3 anni questa distribuzione. È perché veramente sfidiamo chiunque a mettere in moto la macchina. Mezz'ora di tempo, se non lo nascondiamo bene lo facciamo solo impazzire, Perfetto. perché non la puoi far partire. Quindi diciamo è un sistema innovativo che ci permette di proteggere il nostro camper in maniera assolutamente efficace e assolutamente sicura, perché non riescono a mettere in moto il veicolo sostanzialmente, No. è impossibile metterlo in moto, lavorando sulla linea CAN, devo dire è un sistema molto particolare e molto interessante, sicuramente lo porteremo sul canale prossimamente. Roberto, grazie mille Grazie per a la voi. tua anche disponibilità e collaborazione e collaborare con il Seven Project, che sappiamo che noi abbiamo una partnership a questo punto diretta con voi, con la Zamitech e con i vostri prodotti. Grazie Grazie a mille, voi. ci vediamo prossimamente. Grazie. Grazie. La connessione avviene anche wireless, modalità wifi, quindi sempre un processore integrato che migliora e immagine in JPEG ed impostarla come Siete un gruppo diretto. E da ieri, ma sta carta di credito siamo d'accordo. Maggio. Allora, siamo di ritorno dal corso tecnico che abbiamo effettuato a Monte Catini Terme, presso la sede dei Pionieri, come abbiamo già detto, molto interessante, devo dire. Abbiamo scoperto dei nuovi prodotti che sicuramente porteremo sul canale, e grazie a questa associazione che è sostanzialmente il Consorzio Seven Project abbiamo la possibilità di interagire con delle aziende che propongono dei prodotti che, diciamo, avranno una penetrazione presso la nostra rete sicuramente maggiore. Sicuramente porteremo questi prodotti sul canale, li guarderemo insieme in modo da farveli conoscere anche a voi. Fabrizio, adesso noi torniamo presso la nostra sede perché sono già quasi le 5 e insomma abbiamo un po' di strada da fare, ci rimangono un 3 ore per ritornare a casa. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere notifiche degli ulteriori video che caricheremo, e dall'autostrada meravigliosa a ci vediamo alla prossima.